Salve gente, io sono Luca e questo epico video è una lezione di italiano per stranieri. In altre parole, questo video è pensato per quelle persone che stanno imparando l'italiano come lingua straniera. Mi riferisco non soltanto a quelle persone che stanno seguendo un corso di italiano all'università oppure in una scuola di italiano, ma anche a chi vuole imparare l'italiano da autodidatta. In particolare i miei video sono rivolti a quelle persone che hanno già acquisito le basi della grammatica italiana e vogliono migliorare il proprio italiano. Se avete voglia provate a dare un'occhiata alla pagina del canale così vi fate un attimo un'idea sul tipo di contenuti che pubblico. Se vi interessa veramente migliorare il vostro italiano e volete imparare nuove espressioni idiomatiche, nuovi modi di dire, nuovi proverbi, eccetera, eccetera, vi invito ad iscrivervi al canale così riceverete gli aggiornamenti. Detto ciò, in questo video volevo parlare del che polivalente. Allora, vi premetto che a me personalmente questa definizione non mi piace tanto, perché sinceramente che polivalente mi fa venire in mente quei sgrassatori, no, che si spruzzano, che sono multiuso, cioè servono per tante cose. Puoi pulire il lavandino, puoi pulire il tavolo, puoi pulire il metallo, puoi pulire altre superfici, insomma puoi pulire tutto quanto, no? Sicuramente avete presente quei prodotti, no, che li spruzzi sono multiuso, no? Ecco, la parola polivalente mi fa venire in mente una cosa di questo tipo. Comunque sia, nell'ambito della linguistica si parla di che polivalente. Allora, il che sapete che cos'è? La parola che la conoscete, sapete che può essere sia una congiunzione sia un pronome relativo. Il fatto che poi nell'italiano contemporaneo, soprattutto per quanto riguarda l'italiano parlato, la parola che viene anche usata al posto di congiunzioni specifiche. Quindi, in altre parole, alcune congiunzioni nella lingua parlata vengono spesso sostituite dalla parola che. Per questo si parla di che polivalente, cioè perché la parola è sempre che, però che può essere usata in modi diversi e quindi ha più funzioni, per questo si dice polivalente. Ho notato che su internet si tende a spiegare il che polivalente esaminando contemporaneamente tutte le funzioni che può ricoprire questa parola. Secondo me un approccio di questo tipo non è molto sensato e si crea soltanto confusione. Quindi fondamentalmente in questo video volevo parlare di un modo particolare di usare il che, ovvero del che usato al posto della congiunzione perché. Quindi il che usato per introdurre le subordinate causali. Prima di parlare di questo ci tengo a precisare che comunque il che può sostituire anche altre congiunzioni. In questo video parlo soltanto del che usato al posto della congiunzione perché. Poi eventualmente farò degli altri video e in ogni video parlerò di una congiunzione. In questo video parlo di perché, quindi il che introduce le subordinate causali, quindi che usato al posto di perché. Ma facciamo subito un esempio. Facciamo finta che io sia a casa di una mia amica e che dobbiamo uscire insieme. Allora io, prima di uscire, guardo fuori dalla finestra e le dico: prendi l'ombrello che sta piovendo. Che significa prendi l'ombrello che sta piovendo? Significa prendi l'ombrello perché sta piovendo. Quindi in questo caso il che ha un valore causale e viene usato al posto della congiunzione perché. Qual è la differenza in termini di significato tra prendi l'ombrello che sta piovendo e prendi l'ombrello perché sta piovendo? Non c'è nessuna differenza, semplicemente la variante prendi l'ombrello che sta piovendo è più informale. È una variante dell'italiano parlato, una variante colloquiale. Non è una cosa poco diffusa, al contrario, nell'italiano contemporaneo è molto diffuso questo modo di esprimersi, quindi molte persone invece di dire prendi l'ombrello perché sta piovendo, dicono prendi l'ombrello che sta piovendo, perché? Perché fanno prima e fanno meno fatica, quindi visto che fanno meno fatica preferiscono dire così, perché effettivamente è più semplice dire prendi l'ombrello che sta piovendo che non prendi l'ombrello perché sta piovendo, perché è più lungo, no? È una parola più lunga. Ma facciamo un altro esempio, facciamo finta che io sia sempre a casa di questa mia amica e che dobbiamo uscire insieme per andare, non lo so, al cinema
e facciamo finta che siamo già in ritardo, no? Però io vedo che questa mia amica sta perdendo tempo, cioè si deve preparare ma ci sta mettendo troppo tempo e io le potrei dire: fai in fretta che è tardi. Che significa fai in fretta che è tardi? Significa fai più velocemente perché siamo già in ritardo, fai più velocemente perché è già tardi. Quindi anche qui il che sostituisce la parola perché. Non so se conoscete il verbo sbrigarsi, ecco, in questo caso potrei usare il verbo sbrigarsi, potrei dirle sbrigati che è tardi, che significa sbrigati perché è tardi. Di nuovo, che differenza c'è tra sbrigati che è tardi e sbrigati perché è tardi? Non c'è nessuna differenza, il significato è lo stesso, semplicemente il registro del che è un po' più basso, cioè più informale, più colloquiale. Il che polivalente è un fenomeno tipico della lingua parlata, sicuramente più raro nella lingua scritta, anzi vi sconsiglio di usare il che nella lingua scritta. Chiaramente se mandate un messaggino, un sms ai vostri amici potete farlo, ma se dovete scrivere un tema o scrivere un saggio, scrivere, non so, un report, non lo so, qualsiasi cosa, vi consiglio di usare le congiunzioni specifiche, quindi usate perché. Ma facciamo un altro esempio, facciamo finta che un mio amico mi chieda un consiglio e in sostanza mi chieda se secondo me faccia bene a fare una determinata cosa. Ecco, io gli potrei rispondere: no, non farlo che è rischioso. Che significa non farlo perché è rischioso. Anche qui il che va a sostituire il perché. Facciamo un altro esempio leggermente più complesso. Io potrei dire: no, non farlo che se no ti arrestano. Cosa vuol dire che se no ti arrestano? Vuol dire perché altrimenti ti arrestano, perché se no ti arrestano. Oppure no, non fare questa cosa che se no tua moglie chiede il divorzio. Che significa? Significa perché se no tua moglie chiede il divorzio. Un altro esempio potrebbe essere: mi hanno detto di aiutarla, virgola, che ne aveva bisogno. Il che, secondo me, qui sostituisce un perché, quindi mi hanno detto di aiutarla perché ne aveva bisogno. Ecco, diciamo che questo è un uso, secondo me, accettabile, perfettamente accettabile del che polivalente, perché comunque il che può sostituire varie cose, secondo me, quando sostituisce il perché non c'è nessun problema. Quindi il che introduce una subordinata causale non è particolarmente brutto, anzi è piuttosto scorrevole. Il che può essere anche usato per sostituire altre parole e, secondo alcuni linguisti, me compreso, in alcuni casi il risultato è piuttosto vomitevole. Nel caso della parola perché, invece, secondo me non c'è nessun problema, cioè si può usare perché, si può usare il che quando parliamo, non c'è nessun problema. Ecco, questo è quanto, spero che sia tutto chiaro. Se avete dei dubbi, delle domande, lasciate un commento qua sotto. Se volete migliorare il vostro italiano, mi raccomando, iscrivetevi al canale, che se no vi perdete gli aggiornamenti. Nei commenti magari fatemi sapere anche se volete che io faccia altri episodi sulle altre congiunzioni. Come dicevo, questo è il che polivalente al posto della congiunzione perché. Fatemi sapere se vi interessano anche le altre congiunzioni, gli altri usi del che polivalente. Detto ciò, non mi resta che salutarvi e che la forza dell'italiano avanzato sia con voi.